Ciao a tutti. La personalità narcisistica è una condizione complessa e multidimensionale che coinvolge una serie di tratti e di comportamenti che spesso nascondono profonde insicurezze e vulnerabilità. Esplorare il retroscena di questa personalità richiede un'analisi approfondita delle origini, delle dinamiche interne e delle conseguenze che essa comporta, sia per il narcisista stesso che per coloro che interagiscono con lui. Origini e sviluppo. La formazione della personalità narcisistica può essere radicata in una serie di esperienze infantili e di crescita. I narcisisti possono provenire da famiglie in cui hanno ricevuto un'eccessiva lode, oppure al contrario, da contesti in cui sono stati trascurati o abusati emotivamente. In entrambi i casi, lo sviluppo di un'immagine oltremodo positiva di se stessi o al contrario di una profonda insicurezza può contribuire alla formazione della personalità narcisistica. Maschere sociali e autoimmagine. I narcisisti spesso proiettano un'immagine di sicurezza e di successo per proteggere la loro fragile autostima. Questa maschera sociale può essere estremamente convincente, ma nasconde spesso un aspetto distorto e vulnerabile. La paura di essere esposti come fragili o imperfetti può spingere i narcisisti a mantenere tale maschera costantemente, anche a costo di relazioni tossiche o comportamenti disfunzionali. La caccia all'ammirazione. Uno dei tratti fondamentali dei narcisisti è il loro bisogno costante di ammirazione e di adorazione dagli altri. Questa necessità può diventare una fonte centrale di motivazione per molte delle loro azioni, spingendoli a cercare costantemente l'approvazione e l'ammirazione attraverso successi, abilità sociali o manipolazioni emotive. Empatia superficiale. Nonostante possano mostrare segni di empatia, spesso la capacità di comprendere e di rispondere alle emozioni altrui è alquanto superficiale o limitata. Vulnerabilità nascoste. Sotto la superficie della sicurezza e dell'arroganza si nasconde spesso una profonda vulnerabilità emotiva. I narcisisti possono essere estremamente sensibili alle critiche o ai fallimenti, reagendo con rabbia, vergogna o depressione quando la loro immagine viene minacciata. Tale vulnerabilità può alimentare comportamenti difensivi o compensatori che mantengono salda la maschera narcisistica. Relazioni interpersonali complesse. Le relazioni dei narcisisti sono spesso caratterizzate da cicli di idealizzazione, di svalutazione e di scarto. Inizialmente possono idealizzare i loro partner o i loro amici, ma una volta che le aspettative non vengono soddisfatte o che l'altro non riesce ad appagare i loro bisogni emotivi, possono passare rapidamente alla svalutazione e allo scarto finale. Questo modello crea spesso e volentieri tensioni significative nelle relazioni e rende difficile mantenere legami emotivi stabili. Il narcisista ferito. Al di là della facciata del narcisismo, molti individui nascondono un senso profondo di vuoto e di insoddisfazione interiore. Tale ferita narcisistica può essere il risultato di esperienze passate, di abbandono, di trauma o una mancanza di autentico sostegno emotivo. Queste ferite possono persistere nel tempo e alimentare comportamenti disfunzionali finché non vengono affrontate e guarite. Il ciclo della ripetizione. I narcisisti spesso ripetono schemi comportamentali dannosi nelle loro relazioni e nella loro vita, incapaci di interrompere il ciclo di autodistruzione e di insoddisfazione. Questo ciclo può continuare all'infinito, a meno che il narcisista non affronti le proprie ferite emotive e cerchi un considerevole cambiamento attraverso l'aiuto terapeutico o l'autoriflessione profonda. In sintesi, esplorare il retroscena dei soggetti di matrice narcisistica rivela una complessità e una profondità che vanno oltre la superficiale sicurezza e arroganza. Dietro la maschera del narcisismo si nasconde una vasta gamma di emozioni e di vulnerabilità che spesso li portano a comportamenti dannosi e a relazioni disfunzionali e devastanti.
Soltanto mediante una profonda introspezione e un lavoro terapeutico di spicco possono sperare di superare i loro schemi comportamentali dannosi e trovare una vera soddisfazione e una reale connessione con gli altri. Da non dimenticare mai che i soggetti con tale disturbo sono dei bambini mai cresciuti nel corpo di un uomo. Ma ecco una lista di aggettivi che possono descrivere sia i narcisisti sia i bambini bloccati nella loro infanzia. Egocentrici, capricciosi, manipolatori, insensibili, infantili, irrazionali, impulsivi, egoisti, bisognosi di attenzione costante, viziati, narcisisti, egomaniacali, arroganti, immaturi, imprevedibili, vulnerabili, fragili, vanitosi, superficiali, frustrati, volubili, sfuggenti, impulsivi, inaffidabili, incapaci di empatizzare, irresponsabili. Ogni individuo, anche il più complesso e problematico, porta con sé una storia di crescita e di esperienza. Nel caso dei narcisisti possiamo vedere riflessa la fragilità e l'insicurezza proprie dell'infanzia, incarnate in un corpo adulto. Comprendere che gli individui con disturbo narcisistico di personalità sono essenzialmente bambini in un corpo di un uomo ci offre una prospettiva compassionevole su comportamenti spesso dannosi e manipolatori. Ricorda che i narcisisti non sono che bambini feriti che fingono di essere adulti. Non lasciare che il loro comportamento ti influenzi e ricorda sempre la tua forza interiore e la tua dignità. Allontanarsi da loro non è un atto di egoismo, ma un atto di autoconservazione e di amore verso te stessa. Proteggi la tua serenità e il tuo benessere emotivo, riconoscendo che non è una tua responsabilità soddisfare i bisogni irrealistici di tali soggetti. Scegli di investire il tuo tempo e la tua energia in relazioni che nutrano la tua anima e ti incoraggino a crescere, lasciando alle spalle il caos emotivo che i narcisisti spesso portano con sé. La tua felicità e il tuo equilibrio interiore meritano di essere preservati, anche se ciò significa distanziarsi da coloro che non sono in grado di offrire reciprocità e sostegno autentico. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.